Eccoci, siamo qui per la seconda sessione di Roberta. Ciao, Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, Roberta si trova in piedi davanti a un pozzo. Anziché attingere l'acqua, lei versa del miele dentro al pozzo. Ti dà l'autorizzazione? Sì, è un po' disorientata e dice sì. Perché non sta prendendo l'acqua, ma sta buttando il miele. Mm, ti rende conto che c'è qualcosa che non funziona, ovviamente, no? Mm? E, e quindi è disorientata per questo, sì. Ci vuole raccontare cosa sta facendo? E io non posso prendere l'acqua, dice, forse non so bene, ma forse non sono meritevole di prendere quest'acqua fresca. Ma devo dare. Mm. E quindi do questo elemento così prezioso che è il miele. Nome del progetto di Roberta. Eh, riscatto. Eh, l'anima vuole che lei effettui una vera e propria svolta nella sua vita. Vuole che Roberta trasformi tutto il dolore che ha vissuto in silenzio. Vuole che lei smetta di essere vittima e che si riconosca quale è, cioè una creatura divina, forte e gioiosa. Mi piace molto la parola riscatto. Nome dell'anima. Ape, Mm. Nome dello spirito. forza. La vedi l'ape? Sì, sì, una pinna molto carina, assomiglia anche un po' all'ape Maia. Vibrazione. 2,5. Consapevolezza. 160, 161, Anima. 41. Vite. Mm, 1793. Cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 38. 3D. 70. Vivacità animica. 100. Entità eteriche. Come canide c'è un coyote che non vuole in nessun modo che lei sia tranquilla e rilassata. Vuole sempre creare per lei uno stato di ansia, di agitazione, e di disagio, di non sentirsi a proprio agio. Poi c'è, mm, mamma mia, è scappato. Allora, vedo un uomo del tempo che è come se le dicesse: dopo, dopo, c'è tempo, dopo. E in questo modo fa sì che lei rimanga sulla stessa linea temporale, sempre, invariabilmente. E poi c'è un falco che appena lei ha un cedimento in più, le
si piomba addosso ed è proprio freddo e spietato. Basta, questi tre. Mentali. Ce ne sono due: sfide continue e sfiducia. Sfide continue è un'entità mentale che vuole crearle continui ostacoli, uno dopo l'altro, e le vuole proprio suggerire che la vita è un qualcosa di molto faticoso e pesante e lei deve penare in continuazione, senza sosta. E direi appunto un livello 6. Sfiducia è un'entità mentale che la vuole proprio come far sentire disancorata, senza dei veri appigli in se stessa. Quindi la vuol far sentire insicura, indegna, la vuol far sentire anche incapace di gestire alcune situazioni e alcune relazioni. Ehm, Quello che è molto importante è che Roberta adesso prenda la forza, di comprendere che tutte queste sono bugie, che le vengono ripetute da anni e anni. Lei deve scegliere con grande forza di non ascoltarle più. È una sua scelta. Sì. Sfiducia a quanto sta? Scusa, l'hai detto? No, Ah no, 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 7. 7. Qualcos'altro? No, questi due. Collettiva? Qualcosa tipo onora al padre e la madre. Credo che sia legato proprio anche a una matrice religiosa che lei ha subito in passato e le è rimasta un po' attaccata addosso e infatti presenta proprio uno dei comandamenti, no? Come entità collettiva. Quindi lei è agganciata specialmente per questo suo passato. Mm. Impianti. C'è un peso a forma di piatto, è posizionato sulla testa, che crea proprio una sensazione di pesantezza, di affaticamento, di rallentamento a livello di pensiero e poi ovviamente anche a livello di decisioni, di scelte. Ehm, Poi c'è una corda che lega entrambe le caviglie fra di loro. Sale su ed arriva fino al bacino, in modo che lei rimanga saldamente bloccata e impossibilitata a cambiare direzione. E basta. Si aprano con uno squillo di trombe le porte del cinema. Chi per osmosi naturalmente entra. La figlia mi viene bellissima. Poi non so se nella realtà sia così. Sembra quasi una bambola. Luminosa. Sì, poi con questi capelli mossi che non sembrano neanche quasi umani, no? Proprio bellissima, come se fosse uscita dal parrucchiere. Fantastica. Una piccola miss. Sì, 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 Però bella, sì, che di solito sono un po' grottesche. Le vero. miss bambine americane Sì. dal sorriso a 45 denti. Poi E poi c'è la mamma un po' sbadata, tipo, come, so, come se non ehm, sbattesse contro le sedie, un po' disorientata. Ecco, così. Mm. E comunque c'è il padre, è come se fosse un po' sceso, cioè, scusate l'italiano, no? Con proprio le mandibole scese. Sai quando hai proprio l'espressione della tristezza per lungo tempo?
che per effetto della gravità tutto scende. Ecco, così mi viene. E così. E il fratello? Mm. È come se dicesse scappo, cioè sono venuta qui a fare un saluto e scappo perché sono pieno di impegni. Ok, chiamiamo anche il gatto nero di Roberta che si è appena palesato, mamma mia, davanti alla telecamera, davanti al sole anche. Sì, va subito dalla figlia e gli salta in braccio e vedo che si mette tranquillamente a guardare il tutto. C'è qualcun altro che viene? Il padre della bambina? No, assolutamente. Come se si sventolasse con una foglia di banano sotto le ascelle, cose un po' così. Ehm, ma questa non so se può essere una collega. Credo che comunque se non è una collega, nel senso che lavora proprio nella stessa struttura, possa avere affinità, diciamo, no? Oppure potrebbe essere, che ne so, per dirti uno dei genitori della scuola della figlia, però insomma che ha a che fare con i bambini. Una signora, Mm, più o meno sua coetanea. sì, sì. Ok, si vuole presentare da sola una vita parallela? Eh, mm, allora, mm, mi mostra due sorelle, quindi lei è una di queste due sorelle. L'altra sorella, forse è la mamma. Vedo che sono due ragazze che hanno tipo un padre padrone. Comunque, vabbè, penso che sia intorno al 1800, qualcosa di più. Quindi comunque un'educazione piuttosto restrittiva. Mi sembra che queste due sorelle vadano molto d'accordo e abbiano deciso di parlare con il padre per avere un po' più di libertà, per poter uscire qualche volta, conoscere altre persone. E tipo esprimono anche il fatto che vorrebbero più dialogo all'interno della famiglia. Ehm, Esprimono tutto questo con molta calma, ma con molta determinazione, però il padre in risposta le getta dentro il fuoco. Loro due? Sì, Getta le figlie nel fuoco? sì, e Le vedo che uccide? no, rimangono ustionate. Mm, Questa donna, che è la loro madre, non riesco appena a capire se sia la nonna materna o la nonna paterna. È una nonna sicuramente. Ed è come se rimanessi scioccata e immobile, non riesce a reagire. Mentre il padre di questa vita è non è nessuno nella vita di Roberta. Non riesco a individuarlo. Mhm. No. Diciamo che quello che ha conservato Roberta di questa vita è anche la difficoltà ad essere se stessa, liberamente se stessa, come se in parte fosse un ricordo di questa vita, ovviamente non consapevole, non cosciente, e per la propria autoconservazione, lei deve rimanere un passo indietro. Però allo stesso tempo le è rimasto molto forte questo senso, come posso dirti, di obbedienza ai genitori.
se no ci sono gravi conseguenze. Mm. In quella vita si è sposata Roberta, quella Roberta, o è rimasta menomata? Lei è rimasta ustionata e vedo che paradossalmente serve il padre fino alla fine dei suoi giorni, quindi rimane in casa. La sorella si sposa, ma il matrimonio va male e ritorna anche lei in casa. Va bene. E una vita all'opposto tra queste 1793? Mi sembra tipo una nuotatrice qua, professionista, che al di fuori di tutti gli allenamenti, che sicuramente sono molto intensi, duri, è una ragazza molto simpatica e socievole e vedo che le piace nel tempo libero organizzare proprio delle feste per ritrovarsi con gli amici, per raccontarsi i lunghi periodi anche in cui non si possono vedere. Ehm, e c'è molta freschezza in questi momenti. C'è proprio così il senso, del sentimento forte, che non si spegne nonostante la lontananza. Però poi non vedo che ha figli, non vedo che è molto centrata sulla sua carriera. Chiediamo all'ape, all'anima di Roberta, di portarci da qualche parte, possibilmente in un posto in cui ci possiamo fare due risate. Porta come in montagna a vedere delle talpe. È venuta anche la figlia e trova molto divertente il suono delle talpe, il modo di fare, di nascondersi nelle loro buche, di come fanno le buche. Ehm, Ci sono le talpe e le marmotte in questa alta montagna. Poi vicino c'è un lago. ehm, la bambina fa notare che ci sono dei pesci sul fondale e ci sono anche delle tartarughe. Ed è molto divertita da tutta questa natura, da tutta la vita di questa natura. Vedo che anche Roberta ride, con il vento che le passa fra i capelli. I Seguiamola, capelli le vanno in bocca. seguiamola una di queste talpe, come se avesse la telecamera al posto degli occhi. Quindi tutto, per noi sarebbe tutto buio, però lei invece vede perfettamente sottoterra E dove va? e va più in profondità rispetto a dove ha effettuato il buco, va ancora più in profondità e vedo che è come se ci fosse un letto, un piccolo giaciglio costituito da, non so, dei pezzi di paglia, di cose così, no? Con dei viveri anche, eh, come se fossero dei vermetti, dei, Delle larve. Mhm. sì, cose così, ecco. E, cioè la sensazione che ho è che questa qui è casa sua, la sua stanzetta, in cui c'è anche la presenza delle derrate alimentari. Mhm. Ci Ed è sono le un luogo talpine? caldo, accogliente, ci sono i piccoletti, sì. Mhm. In questo momento stanno tutti riposando. Idealmente è come se lei gli avesse messo sopra una coperta. I suoi piccoli. Cosa ci vuole dire la talpa? Amo la vita. La vita è così straordinaria. Colgo la vita in ogni fiore.
E infatti mostra che all'ingresso della sua tana ci sono diversi fiorellini. Amo il sole, amo le gocce di pioggia, amo il silenzio, amo la terra umida. Certo, è un modo molto diverso, ovviamente, è un mondo molto diverso dal nostro. Lei ha mai incontrato qualcuno del piccolo mondo? Qualcuno del piccolo popolo, intendi? Popolo, sì. Sempre. La risposta è sempre. E noi Si, possiamo vederli, voi non potete vederli. si aiutano, collaborano? Qualcuno sì, con qualcuno sì, con altri meglio evitarli, eh? Meglio evitarli. Ci sono certe streghe, Beh, perché la possono mangiare? alcune vorrebbero ehm, creare una chiusura della tana così che noi non possiamo più uscire. Alcune sono proprio cattive, hanno tanta rabbia dentro. Altri invece sono molto simpatici e collaborativi. Ci aiutiamo a vicenda. Va bene. Vedo che viene fuori un arcobaleno e la figlia è felicissima. Anche Roberta rimane incantata da questo spettacolo della natura. Monica, salutiamo la talpa. Andiamo alla causa esoterica del calo della vista a oggetti vicini, se non ricordo male. Presbiopia, no? Allora, da un lato dimostra l'effetto di questo impianto mentale che è un peso di fatto, come se riuscisse proprio ad avere un effetto anche sul nervo ottico, quindi a indebolirlo, quindi diciamo ad accorciarlo, no? Dall'altro è come se facesse parte della sfiducia, dell'entità mentale sfiducia, nel senso che è inevitabile che questo accada, no? Ehm, nel corso dell'età, le dice, ti devi anche un po' rassegnare rispetto a queste cose. Non vorrai mica essere così presuntuosa da credere che proprio tu possa non soffrire di questo disturbo. Causa esoterica della schiena dolorante. Allora, qua mi fa vedere l'impianto che arriva fino al bacino. È come se non le permettesse di muoversi, di camminare e di piegarsi in maniera corretta, perché dovrebbero intervenire maggiormente sia le gambe che il bacino. Invece, essendo queste parti bloccate, è come se fosse tutto, a carico della schiena. Quindi qualunque tipo di movimento, la schiena, sopporta tutto, cioè non ha la collaborazione di bacino e di gambe, per cui risulta molto sovraccaricata. E poi effettivamente lei si sta prendendo carico di tutto, della crescita, dell'educazione della figlia e ovviamente bada alla salute dei genitori.
Causa esoterica della tendenza a procrastinare. Quello è l'uomo del tempo, gli dice, ma non c'è fretta, ma lo fai dopo. Mm, e poi è come se, oltre a dirle questa cosa, è come se le dicesse, ehm, ma non ne vale neanche poi così tanto la pena, né farlo adesso, né forse farlo dopo. Ovviamente sono tutte delle soluzioni molto subdole, per far sì che lei non vada su un'altra linea temporale. La vuole proprio scoraggiare dall'intraprendere, certi tipi di azioni, certi tipi di scelte. Bassa autostima. Allora, l'entità mentale sfiducia e certamente tutto il suo passato improntato sui sensi di colpa, dove di fatto è come se lei ha fiducia in sé, è come se uscisse ovviamente dallo schema voluto dall'impronta cattolica, che è quella di sottomissione. Quindi le persone devono essere sottomesse e senza alcuna fiducia in loro, perché la fiducia va riposta all'esterno, che può essere Gesù, che può essere il Dio riconosciuto dalla Chiesa, in questo caso cattolica. Mm, È sempre lì la questione. sì, e, e poi ovviamente c'è il coyote che non vuole che lei stia bene, né con se stessa né con gli altri. Quindi l'ideale è che lei nutra questa sfiducia in sé, così si ritrova sempre in questa condizione di disagio interiore e poi anche esterno. Tendenza a scappare. Allora, eh, qui è come se mi facesse vedere che il falco la vuole, diciamo così, colpire, no? Si trova in alto su un cucuzzolo della montagna e sta aspettando che lei abbia un momento di debolezza per piombarle addosso. Mm? Lei che cosa succede? Come se avvertisse la presenza del falco, per cui scappa per non essere attaccata non rendendosi conto che quello che fa non è tanto lo scappare dal pericolo, diciamo così, del falco, ma scappare anche proprio dalle occasioni favorevoli, perché di fatto il falco la vuole attaccare proprio quando lei ha una situazione potenzialmente positiva e sa che la dinamica che si crea è proprio questa, che lei si accorge di questa presenza, sente di dover scappare, in realtà il risultato è che non tanto scappa da questo falco, ma dalla situazione buona. Ansia del tempo. Tempo che Quello passa. sicuramente è l'uomo del tempo, perché se da un lato le dice ma no, non ti preoccupare, c'è sempre tempo, eccetera, eccetera, lei si ritrova poi a un certo punto a sentirsi che non si è mossa perché si rende conto che ha vinto l'uomo del tempo con queste sue persuasioni e si rende conto di essere bloccata perché lei questo impianto di blocco, caviglie e bacino lo percepisce. Sono tanti gli uomini del tempo che fanno procrastinare alle persone le decisioni utili. Mm? Sì, Soprattutto continuare a fare una sessione, continuare a fare un lavoro e non mollarlo così, in mezzo alle ortiche che crescono, le erbacce che crescono. vero. Chiamali tutti. Sì, è come Chiamali. se fossero legati con una manetta al loro proprio uomo del tempo. Ok, metto al centro della scena un bel magnete che si porta via tutte le manette. Mm, Visto che queste manette incidono anche con la mia sfera energetica,
lo posso fare. Chi vuole rimanere ammanettato porrà resistenza e le manette resteranno dove restano, dove qualcuno di esterno, l'uomo del tempo, un'entità eterica, virtuale e inesistente, vuole che restino. Quindi se volete rimanere schiavi, rimanete schiavi. Detta proprio assunta fino all'osso. Che succede? Vedo che più o meno due terzi di questi che sono intervenuti si massaggiano i polsi quasi che non si fossero accorti di essere ammanettati al loro uomo del tempo. Ma adesso che queste manette gli sono state sottratte dal magnete, appunto, se ne rendono conto ora che non ce le hanno più, si rendono conto di avere i segni e di avere i polsi indolenziti. Quanti sono in Sì, percentuale? mi viene due terzi, tipo, più o Mm. meno. Vadano a far vedere le manette aperte al terzo rimanente. Sì, alcuni proprio vedo che neanche guardano, cioè loro mostrano e gli altri sono, non so, hanno lo sguardo perso nel vuoto. Restano schiavi. Sì, Se lo scrivano sulla fronte, allora, sono uno schiavo. mi viene in inglese slave. Slave. Sono sempre un terzo gli schiavi. Un soggetto di questo un terzo vedo che invece si è liberato. Vabbè. La pittura con cui è scritto slave sulla fronte di queste persone è una pittura pesante, irritante e che brucia. Mi raccomando. Se fosse scritto amore, no, sarebbe il contrario, ma slave è pesante da portare. Mm? Sì? Sì, sì, assolutamente. Va bene, Monica. Roberta è la figlia. È solo figlia adesso. Si mette davanti ai genitori. Che poi è una figlia madre, perché a lei è sempre stato chiesto di essere madre. Fin da quando era bambina, lei comunque doveva un po' fare le veci dell'adulta, quindi di essere forte, di non collassare nelle proprie debolezze, di mantenere il controllo, di essere responsabile. Quindi figlia, però la figlia con i doveri di un adulto, quindi una madre poi alla fine dei genitori più che altro. Eh, mm. Allora, quello che vedo è questa specie di tavola di legno in cui sono incisi come degli altorilievi dei personaggi, ehm, fondamentalmente più che altro femminili, io vedo, perché mi sembra di vedere Roberta stessa, la mamma di Roberta, la nonna materna e la nonna paterna, ma la nonna paterna però la vedo un po' fuori, diciamo così, mentre queste tre figure che vengono sulla linea materna, io non so come dirti, sono collegate da una ruota. Cioè, come se, aspetta, mi spiego meglio, come se lavorassero a una catena di montaggio. E vedo che è come se loro fossero legate da questo patto di fedeltà, fatto di ehm,
infelicità, scarso amore e malattia. Mettiamolo sul tavolo, il patto. Perché lei lo vede molto legato anche al padre, no? Lei è preoccupata, dice, cioè, mio padre soffre di depressione, anch'io sto magari in quel problema lì, perché ci sono tanti punti in comune fra me e lui, ok? Però è come se io lo vedessi che in realtà da un punto di vista energetico è legato alla madre. Poi spesso accade questo, no? C'è questo gancio energetico tra la madre e il padre, Mhm. affinché avvenga fuori tutta la problematica, no? Nella coppia, si esterna la problematica per intero. Ehm, quindi sì, l'abbiamo messo sul tavolo questo patto ed è come se fosse una candela ehm, annerita, ehm, brutta, che si è quasi tutta sciolta in una forma anche un po' orribile, mm, tutta contorta, gobbuta, bitorzoluta. Cosa? La candela è il patto? Sì, Ah, non è un foglio. no, La mettiamo al di centro di un candela. tavolo tondo. Mm, Intorno al tavolo c'è Roberta, la mamma, anche la figlia di Roberta. mm, E la nonna materna non c'è più, vero no, Roberta? Non c'è più. Ok, le due nonne disincarnate, quindi diciamo che i disincarnati sono su un lato, i vivi sono sull'altro. E Roberta picchietta vicino, con le dita vicino sul tavolo, vicino alla candela, come dire, mo? Questo? Questo patto? mi sento questa canzone, mi permette signorina, na 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 na. Cioè, scusami, so che non c'entra niente magari, no? È come se la nonna materna venisse canticchiando questa canzone, come se lei in tarda età si fosse sentita signorina Materna. e, paterna. Hai detto paterna? Ah, ok, ho Sì, capito materna. paterna. Ah, scusa, no, magari ho sbagliato io, però intendevo paterna, si fosse sentita signorina, rinata, sai, ragazzina, eh, e che veniva anche trattata così, come una signorina. E la vedo proprio come se fosse tutta circondata da fiori, eh, Non è più la di donna depressa, dopo 10 anni nell'oltre. no, la nonna paterna no, cioè l'ho vista che è come se nella sua parte finale della vita abbia avuto un riscatto, Della vita. sì, della vita e poi ovviamente nel dopo vita, nell'altra vita, diciamo, nell'oltre. Mm? Quindi non ho capito chi è che canta Mi permetta signorina. La paterna, Sì, la depressa, la ex depressa. Ok, e quindi questa candela? La nonna paterna non ce l'ha già più, la candela non è più legata. no, 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 ma infatti nella tavola la nonna paterna era un po' a lato. Invece più che altro coinvolte in questo patto di forte fedeltà c'è la linea materna. Ok, e la nonna materna, quindi disincarnata, la sua mano come moschettiere sulla candela, la messa ce l'ha o no? Sì, lei vorrebbe soffiarci sopra. Vorrebbe soffiarci sopra e dire che ormai si può spegnere questa candela. Non è più necessario che rimanga accesa. E Roberta? È come se Roberta non vedesse che ci può essere un altro modo, un'altra luce, come se vedesse che la luce
possibile solo quella fornita da questa candela. Allora vedo che le due nonne, Mm. come se creassero questa volta un fuoco con un camino e gli dicono: Tu non devi aver paura di tutta questa luce e di tutta questa forza. Non è più l'altra vita in cui venivi buttata nel fuoco. Mm. Questo adesso è un fuoco che illumina e che scalda. È un fuoco di emozioni belle, forti. È un fuoco di fiducia. È un fuoco di verità. E la figlia di Roberta? E lei vedo che si sta scaldando le mani e sta ridendo, perché riesce anche a percepire, come nelle fiamme, si creino quasi dei disegni e vede, il fuoco scoppiettare, vede come si modificano, i tronchi che stanno ardendo. È molto divertita da questo spettacolo. Mettiamolo questo fuoco come a mo' di palla sopra la candela. Questo è un fuoco che loro hanno prodotto. La Chissà candela, perché la figlia mi fa vedere come se avesse una finestrella ai denti. Però secondo me adesso è un po' grande per avere, che gli mancano i denti, che le sono caduti i denti. Chissà perché mi fa vedere questa cosa. qualche idea, Roberta? Non ha denti mancanti? No, chiediglielo. È come se mi parlasse di qualche anno fa, quando gli sono caduti i denti da latte, no? Mhm. Cosa vuole farci sapere? Forse che gli era tipo piaciuto un ragazzino, un bambino della sua età. Non l'ha Ehm, detto alla mamma. no, è come se si fosse un po' comportata come la mamma, che, sai, così nasce questa simpatia abbastanza reciproca e poi lei si tira indietro però, che si priva di questa esperienza qui, no? È come se le volesse dire non lo facciamo più. Ok, fuoco sopra la candela, quindi sopra c'è il fuoco creato dalle tre donne del patto alla fine, la linea materna, Roberta, sua figlia e sua madre, e sua nonna, e anche sua madre, sì. Quattro, quindi donne. Tre vive, una non più. E sotto la candela. Uno è una creazione loro, l'altra è un patto, se vogliamo anche questo creato da loro, ma avvallato da entità, che siano uomini del tempo per tutte o solo per Roberta, o falconiformi, o cavallette, o cavallucci marini, poco ci importa, almeno a me importa zero. Adesso sento proprio con insistenza la voce dell'anima, di Roberta, cioè Ape, e dice riscatto, 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 riscatto. Che succede? E sento che adesso anche la figlia ripete questa parola, come se avesse sentito la voce di Ape e dice: Mamma, riscatto, riscatto. E allora mm, vedo Roberta che prende la candela e la getta dentro il fuoco. E si fonde. Certo, ovviamente si fonde con il calore, con le fiamme e c'è soddisfazione sul volto di Roberta per questa azione. C'è Andiamo. un applauso da parte della figlia, ma anche da parte della mamma. Allora chiedo a Roberta di andare a vedere cosa c'è nel fuoco. Vediamo.
Magari non si è sciolta la candela, vediamo cosa c'è nel fuoco. come cioè, come se mi facesse vedere una scena che però si sta accartocciando. Consideriamo che è come se fosse una specie di foto che piano piano si sta bruciando. Lei è incinta, quindi insomma un po' di anni fa ovviamente, e vedo che piange, perché sta per rimanere sola, a- cioè a dover affrontare questa gravidanza da sola. Diciamo così che è abbastanza emblematica rispetto all'infelicità e allo scarso amore di questo patto. E vedo che piano piano questa foto si sta bruciando. Roberta la guarda intensamente e dice: tutto questo è finito, tutto questo si sta consumando. L'ho vissuto in lungo e in largo, adesso si consuma, si consuma, si consuma. Da un punto di vista eterico, non dico da un punto di vista fisico, io percepisco l'anima di entrambi i genitori che dicono: "Ah, ci puoi accudire, ma puoi anche avere la tua vita. I tuoi sorrisi e la tua gioia eh, verranno percepiti dalle nostre cellule." Quando era incinta, ha bruciato la foto, no? Io però potrei dirle, ma mm, la nonna paterna stava male ed è venuta a mancare senza conoscere la nipotina. Un'altra occasione per diventare tristi. Le guance tornano pesanti verso il basso. Sento la nonna paterna che dice: Ehi, ehi, ma chi dice che io non l'ho conosciuta? Io l'ho conosciuta e ci ho pure giocato. Quando? Vedo che la piccola, mh, che proprio era neonata, distesa, e vedo che guarda in alto e ride, sorride, come se stesse appunto giocando con qualcuno. E vedo appunto la nonna paterna che riesce a farsi vedere da questa piccolina in modo giocoso, come se fosse sotto forma di una fata di quelle, presente un po' grassocce, Mhm. buffe, simpatiche, e si manifesta così alla sua nipotina. Quindi E gli tentativo dice: tristezza fallito. eh sì, perché mi ha conosciuto. Tu devi sapere che lei mi ha conosciuto. Monica, com'è il cluster di Roberta? Quello che lei ha ricostruito dalla prima sessione. Un muro, un muro fatto di tanti mattoni e vedo che è stato utilizzato tanto cemento per unire i mattoni l'uno con l'altro. Lei si poggia su un muro adesso. Mm. E che fa? Questa figlia. Sento che è come se si sentisse che questo muro la isola dagli altri, ma la isola anche da se stessa. È un muro anche che lei ha eretto dentro di sé per non percepire la sua parte vitale, vitale come un'ape laboriosa, libera, che vola, si diverte, che gioca sui fiori. Lei questo rapporto non ce l'ha con la vitalità, con la gioia, con la felicità, la leggerezza. C'è la pesantezza e l'altezza di questo muro. Chi c'è dietro il muro? Allora, lei teme che ci possano essere delle figure scure, non ben definite, minacciose. Quindi
come se il muro la potesse proteggere. mm. In verità, quello che io vedo è che solo una piccola porzione è occupata da queste figure scure e c'è un tramonto bellissimo, un bel sole arancio. Diglielo. C'è la sua anima che vuole che lei si affacci dal muro e guardi questo bellissimo tramonto con gli uccelli che volano davanti al sole, che stanno migrando, si spostano. C'è il mare, c'è un bel tepore e c'è un uomo simpatico di là che la prende un po' in giro, le fa simpaticamente delle battute. Ah, ecco. Io ho capito chi è. Va bene, questo muro che fine fa? È come se adesso Roberta volesse sfogarsi prendendo un piccone e sento proprio che ha bisogno di dare queste picconate. Ah, è sicura? Non rimandiamo magari la cosa. No, no, ma io sono serissimo. Sì, sì, capisco perché lei ha già iniziato il lavoro mentre noi parlavamo. Vengo Sento che io nella urla. scena, vengo io vestito da rompicoglioni. Com'è vestito un rompicoglioni? Da testimone di Geova? Ecco, vengo io Sì. Mm. con la mia Bibbia. Possiamo parlare un attimo di Gesù? E dico, ma sei sicura? Magari le schegge del muro ti finiscono negli occhi. Lei si è appena toccata gli occhiali. Come a dire, mi metto gli occhiali di protezione. Ma sei sicura? Magari adesso non è il momento. Mm. Cioè, prima da vedere come finisce Sanremo. Può. È sicura? Ah, sua figlia è così piccola, non so neanche questo cosa c'entri, però non so più che cosa. Non vuoi leggere la Bibbia insieme a me, Lucio? Lei guarda, per un attimo ti sta dando retta, perché lei è un po' così, che tende a farsi condizionare, ehm, insomma, da dei pareri anche autorevoli, diciamo, ok? E io sono vestito da testimone di Geova. Per me Yahweh è tutto. Poi ti imponi così in questa maniera e questo, la mette un pochino in soggezione, ok? Perché avverte la tua sicurezza. Ehm, Però sento proprio questa ape che le si appoggia sulla spalla, e dice: Continua, vai avanti con quello che stavi facendo la cosa giusta. Allora vedo che Roberta inizia a urlare, eh, mh, dà queste picconate e urla, si sfoga Beh, finalmente, io me non ne tiene vado. più dentro tutto di sé. Me ne vado con le api, che sono più contento. Vado a vedere cosa c'è in un grande nido di api, un alveare di api, e lasciamo Roberta fare quello che vuole. Ha proprio bisogno di anche scaricarsi. Vedo che urla, che piange, poi dopo ride. Ha proprio bisogno fisicamente di fare questa operazione per dire basta a questi muri, basta questa mia chiusura, basta questo mio dolore, basta questa sfiducia in me stessa, basta tutte queste menzogne, una dopo l'altra. E la figlia è contentissima, vedo che saltella, applaude. Basta, adesso il muro è tutto disintegrato, si è sbriciolato completamente.
Lei adesso è sudata completamente, sfiancata, ma molto soddisfatta e butta via tutte le macerie dentro il portale definitivo. Può creare qui un ad eternum. Qui è una specie di sole rotante. Vedo che non si ferma, continua a volteggiare, si avvicina, si allontana. Non so, sembra una pesca quasi tagliata a metà. C'è un avatar? E l'avatar era tipo come una specie di insegnante che dà le note. Se lei non si comportava in una certa maniera, le dava una nota di demerito che doveva essere firmata dai genitori. L- Lei dice: Ma io sto lavorando anche per una scuola diversa. Basta, cioè non posso sottopormi a tutto questo. Voglio anche più coerenza dentro di me. Io sto cercando la libertà di espressione di vita per mia figlia e la voglio realizzare anche per me. Basta questa sudditanza. Basta. E vedo che caccia via tutto quanto dentro un portale definitivo e mette come ad eternum una bellissima margherita. Va bene. Invita adesso Roberta, la nonna paterna, ad andare nel portale aureo, non prima di congedarsi con un messaggio. Le manda tipo la nonna paterna le manda l'emoticon, quello con tutti i cuoricini intorno. Mm. Ehm, E, le Innamorati di dice, te stesso. sì, e vivi anche l'amore. Eh, mh, Autorizzati a vivere l'amore. Ehm, Poi è come se mi facesse vedere il contatto, come se Roberta iniziasse proprio il contatto anche attraverso le mani, di più. Forse lei ha poco contatto, quindi quasi esercitarsi in questa, sentire la bellezza del prendere per mano qualcuno, ma anche semplicemente un'amica quando si confida. Mm. Vedo che è come se volesse far sentire la leggerezza con una specie di massaggio con dell'olio. Eh, Sento come il profumo di lavanda, questo olio, l'essenza di lavanda. E, e la nonna le dice: comprendi l'occasione della vita. La vita è una vera occasione. E lei cosa risponde? Prometto che ci proverò. Monica, riscatto il progetto. È ancora così? Sì, è rimasto così. La AP è sempre la PS, Sì, la forza è sempre la PE. sì, Le entità eteriche mentali e gli impianti ci sono ancora? no. Nuova vibrazione. 190, La gallina canta, nuova consapevolezza. 172, Mm. Ha aumentato, ma non di tanto. Nuova percentuale di anima. 54, Bene. Le vite,
1644. Quella delle due sorelle nel fuoco? Mm, Non la vedo più. Tolta. Cervello, capacità medianiche. 9,5. Suscettibilità ipnotica. 48. 3D. 43. Va bene. Roberta, messaggio alla figlia. Sei una luce splendente. ehm, Ti voglio un gran bene e voglio la nostra felicità di entrambe. Messaggio al padre. Mi fai tenerezza. Non pensavo che me ne avresti fatta così tanta. Ehm, Voglio mettere sul letto delle lenzuola di gioia Alla madre. e tocca le mani. Al fratello. Adesso il tempo lo trovi, eh? Adesso ti organizzi, trovi il tempo. A se stessa. Sono una donna, una gran donna. Mm, Ora inizio a guardarmi allo specchio in maniera differente, con simpatia, sentendomi amica di me stessa. E vedo che mentre lo fa sorride. Messaggio se vuole a quella persona che c'era nel tramonto, no? Dietro il muro. Hai una bella schiena, dice. Come se le piacesse, forse che è un po' possente, diciamo così, ecco. Hai una bella schiena e mi piace il tuo umorismo. Ultima vibrazione, ultimo bollettino vibrazione. 240. Va bene.